Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Oggi proseguo la serie di video sull'argomento luppolo. Ho già parlato del luppolo come materia prima in un video apposito e di varietà europee e inglesi in altri due video di cui vi lascio il link sotto in descrizione. Oggi proseguo parlandovi delle varietà di luppolo più note e amate oggi, che hanno rivoluzionato profondamente il panorama mondiale della birra craft e non solo nel nuovo continente. Parlo dei luppoli americani. La coltivazione del luppolo nel continente americano inizia lentamente tra il 1600 e il 1800 ad opera di coloni europei, in particolare inglesi ed olandesi, che volendo birrificare nel nuovo continente non potevano trasportare i delicati fiori di luppolo dalle loro terre d'origine. Iniziarono così a trasportare le varietà europee e a coltivarle, principalmente nella costa est vicino all'area di New York e nel Massachusetts, andando ad incrociare le varietà europee importate con quelle autoctone. Lentamente, a causa del clima poco adatto e delle malattie, furono trovate delle aree di coltivazione più adatte nella costa ovest, in California, Oregon e nello stato di Washington, dove è situata la famosa Yakima Valley, che grazie ad un clima più secco, ad un'esposizione solare più lunga, fino a 16 ore in estate, sebbene si tratti di una zona arida, può disporre però di un grande approvvigionamento di acqua dal fiume locale, offriva condizioni migliori per la coltivazione dei luppoli. Con il proibizionismo ci fu un netto calo poi nella vendita e nella coltivazione del luppolo, molte coltivazioni furono abbandonate. Le varietà più coltivate di derivazione europea erano il Northern Brewer, Brewer's Gold e Target, ma con la ripresa dal 1933, che fu abbastanza lenta, si gettarono le basi per la ricerca in centri universitari e tra coltivatori privati. L'obiettivo era quello di trovare nuove varietà più resistenti, con maggiore resa e soprattutto con maggior contenuto di alfa-acidi. Una tra le prime varietà sviluppate da incroci tra luppoli inglesi e luppoli autoctoni americani fu il Cluster, un luppolo ambivalente che mostrava un buon contenuto di alfa-acidi ma non particolarmente elevato di oli essenziali, con un profilo più sull'erbaceo e terroso e sfumature fruttate. Un prototipo ancora molto distante dai luppoli che verranno sviluppati successivamente. Iniziamo a vedere le varietà più famose che si sono susseguite cronologicamente. Partiamo dal capostipite più famoso che ha fatto da apripista ma ancora oggi è molto apprezzato, il Cascade. Prende il nome dalle catene montuose che costeggiano la Willamette Valley, frutto di una lunga sperimentazione iniziata nel 1957 dall'incrocio tra un faggolo inglese ed un sere bianca russo. Messo in commercio nel 1972, è divenuto presto popolare nella costa ovest. Tra i primi birrifici ad usarlo c'è lo storico birrificio Anchor Steam nella celebre Liberty Ale e il birrificio Sierra Nevada nella sua Pale Ale. La sua fama è rimasta tuttora in auge. Nel 2025 risultava il sesto luppolo più coltivato negli Stati Uniti. È un luppolo ambivalente, molto apprezzato nelle gettate in aroma e a freddo, disponibile anche in formato cryo, detta anche luppolina in polvere. Ha un contenuto di alfa-acidi medio elevato, ma non eccessivo, molto ricco in oli essenziali come il mircene e il cariofillene. Esprime un aroma tipicamente da luppolo americano, con spiccate note agrumate di pompelmo, erbacee e floreali. Si presta benissimo a tutti gli stili americani, in particolare alle American Pale Ale, ma anche West Coast IPA. Esistono oggi varietà coltivate anche in Nuova Zelanda, Australia e Argentina. Altro pilastro dei luppoli americani moderni e tuttora tra i più coltivati troviamo il Willamette. Selezionato in Oregon nel 1967 e rilasciato al pubblico nel 71, deriva da più varietà di faggolo inglese. Ha un contenuto medio-alto di alfa-acidi, esprime un aroma erbaceo e speziato, con sfumature floreali e fruttate di sambuco. Si apprezza molto in English ed American Pale Ale e altre birre non estreme nella luppolatura. Sempre tra i primi luppoli americani sviluppati troviamo il Comet,
Sviluppato per resistere a condizioni avverse della Yakima Valley e per esprimere un elevato contenuto di alfacidi, ebbe un brevissimo successo e finì in breve tempo per essere dimenticato a causa dello sviluppo di varietà molto più performanti e fortunate. È un buon luppolo d'amaro, anche se in grado di conferire un amaro un po' ruvido, date le alte percentuali di coumulone. Si caratterizza per un aroma definito più selvaggio e rustico, con un'impronta importante erbacea e dei sentori agrumati di pompelmo. Tra i primi luppoli moderni americani prodotti per avere principalmente alti livelli di alfacidi troviamo il Galena. Proviene da un incrocio con un Brewer's Gold, studiato e messo a punto dal 68 per essere poi messo in commercio verso la fine degli anni 70. Ha visto nascere e fiorire nuovi stili di birra affinatisi anche grazie alle sue caratteristiche. Ha un contenuto molto elevato sia di alfacidi che di oli essenziali, in particolare il mircene, che gli conferisce dei sentori intensi di resina e pino. Esprime un profilo molto ampio che va dalla frutta dolce agli agrumi, nello specifico con sentori di pera, pesca, lime e pompelmo, ma anche frutta tropicale. Si presta bene in aroma per American Pale Ale, American IPA e per amaricare American Porter o American Barley Wine. Nel 2006 è stato messo a punto una sua versione migliorata denominata Super Galena, che si spinge ancora più in alto con gli alfacidi, ma principalmente è stato elaborato per resistere a muffe e parassiti. Sviluppato poco dopo il Galena, anch'esso denominato un luppolo Super Alpha, troviamo il Nugget. Originario da un incrocio tra Brewer's Gold, Bavaria ed East Goldings con un locale americano, rilasciato in commercio nel 1983. È un luppolo d'amaro dall'elevato contenuto di alfacidi, esprime un aroma definito intenso ma morbido, con note resinose ed erbacee gentili e sfumature legnose, speziate e di zenzero. Si consiglia l'uso in amaro o in let hopping, da non eccedere in dry hopping a causa di sentori sulfurei definiti di pipì di gatto che possono essere legati al suo utilizzo a freddo. Si presta bene per l'uso in amaro in molteplici stili americani ad alta fermentazione, ma anche sul lager, per il suo amaro definito appunto morbido. Discendente del Nugget troviamo il Columbus, spesso identificato con l'acronimo CTZ, che sta per Columbus, Tomahawk e Zeus, che si riferiscono a tre varietà di luppoli quasi identici ma con denominazioni diverse per scopi commerciali. Rimasto molto popolare, nel 2025 risulta essere il quinto luppolo d'America più coltivato e un'altra varietà ricca di alfacidi, adatto per l'uso in amaro ma anche in aroma e dry hopping. Esprime un profilo agrumato con note speziate e pungenti di pepe nero, liquirizia e curry. Altra varietà molto conosciuta ed apprezzata è il Chinook, sviluppato dal professor Zimmerman nel 1974 da un incrocio tra Petham Golding e un selvatico dello Utah, immesso in commercio nel 1985. Sviluppato come luppolo d'amaro, ha avuto poi fortuna anche nell'uso in aroma. Esprime un intenso aroma agrumato di pompelmo con note resinose e speziate. Si presta bene per amaricare e aromatizzare vari stili americani. Possibilmente va accoppiato ad un luppolo più espressivo se si vuole enfatizzare l'aroma. Insieme al Cascade ed al Columbus troviamo il Centennial. I tre formano il gruppo detto delle 3C, luppoli che hanno maggiormente contribuito alla Craft Beer Revolution. Sviluppato dopo il Cascade ma messo in commercio molto più tardi nel 1990, deriva da un incrocio tra Fagel, East Goldings, Bavarian, Brewer's Gold e un altro non noto. Nel 2025 figura al quinto posto tra i più coltivati. È un luppolo ambivalente, denominato Super Cascade per via del profilo agrumato e floreale, simile al Cascade ma più estremo, e anche per il contenuto quasi doppio di alfacidi. Molto adatto per le luppolate americane, partendo dalle American Pale Ale, alle IPA, West Coast IPA, Double IPA ed American Barley Wine. Luppolo nato per caso invece nella Virgil Gamache Farms nello stato di Washington nel 1990 è l'Amarillo. In una coltivazione di varietà Liberty, una piccola piantina selvatica, si rivelò poi avere delle caratteristiche interessanti e fu brevettato nel 2003. Aveva coni più piccoli e con una sfumatura gialla da cui prende il nome in spagnolo. Essendo una varietà selvatica si dimostrò molto resistente ai parassiti. Nel 2025 figura tra i 10 più coltivati, disponibile anche in formato luppolina in polvere,
ha un contenuto di alfa-acidi abbastanza alto. Si presta bene sia in amaro per i suoi bassi livelli di coumulone, che si associa ad un amaro meno ruvido, che in aroma e dry hopping. Esprime un intenso aroma citrico di limone, arancia e pompelmo, con sfumature fruttate e floreali. Simile al Cascade, ma più intenso sugli agrumi e con uno spettro forse un po' più stretto. In commercio dal 97, dopo 15 anni di lunga sperimentazione, troviamo il Vanguard. Imparentato con l'Hallertau Mittelfrüh, con cui condivide alcune caratteristiche, è un luppolo ambivalente ma più adatto all'uso in aroma, in particolare in late boil e dry hopping. Esprime le caratteristiche comuni ai luppoli nobili, cioè un rapporto tra alfa e beta acidi pari a 1, con alti livelli di umulene e un profilo erbaceo, speziato e legnoso. Si presta molto bene in stili come Belgian Blonde, Triple, Belgian Strong Ale, Witbier e birre lager in generale. Rilasciato anche lui nel 97 come il Vanguard, troviamo l'Atanum. Simile al Vanguard anche per il contenuto medio di alfa-acidi e di oli, disponibile anche in luppolina, è un luppolo d'aroma molto delicato che predilige ampie gettate a freddo ed esprime degli aromi molto floreali e terrosi di geranio, pino e pompelmo. Richiede una certa tecnica per preservarne gli aromi e si presta bene per birre delicate come lager, India Pale Lager e Pale Ale. Sviluppato nel 98 e rilasciato nel 2003, il Summit è una varietà di luppolo nano frutto di un incrocio tra 3 ceppi diversi, Lexus Nugget e Zeus. Ha un elevatissimo contenuto di alfa-acidi, ma è molto versatile anche per il suo profilo aromatico che include note agrumate di arancia e fruttate di mango con sfumature di anice, incenso e pepe nero. Da fresco può anche dare dei sentori sulfurei di cipolla ed aglio che tendono col tempo a spegnersi un po'. Si consiglia di non esagerare, per cui nell'uso in dry hopping, grazie alle sue note speziate, si presta bene anche in birre lager e birre di frumento come Weiss e Witbier. Altra varietà di recente introduzione, frutto di un lungo sviluppo della Hop Breeding Company, messa in commercio nel 2007, troviamo il Citra. Si dice che derivi da incroci tra diverse varietà europee ed inglesi con selvatici americani. Ebbe subito successo e appena un anno dopo fu utilizzato dal birrificio Sierra Nevada per la sua Torpedo. Da oltre 5 anni risulta il luppolo americano più coltivato in assoluto, disponibile anche in luppolina. È un luppolo ambivalente con un elevato contenuto di alfa-acidi, ma grazie ai bassi livelli di coumulone dona un amaro morbido se usato in bollitura, ma ancora più apprezzato è in aroma per le note di pompelmo, limoni e lime, pesca, mango e frutto della passione. Questo spettro molto ampio di aromi lo rende molto valido nell'uso come singolo luppolo, partendo da semplici birre session, ma anche su IPA di gradazione maggiore. Sviluppato dal professor Zimmermann, in commercio dal 2000 e ancora oggi molto popolare, troviamo il Simcoe. Di origine sconosciuta e protetto da brevetto, nel 2025 risultava al terzo posto tra i più coltivati negli Stati Uniti ed è disponibile anche in formato cryo in polvere. È un luppolo ambivalente molto versatile, adatto per l'uso in amaro grazie ad elevati alfa-acidi, ma un basso contenuto di coumulone che lo rende in grado di conferire un amaro più morbido, molto ricco in oli essenziali che donano invece aromi resinosi e di pino con un tocco di agrumato e sfumature fruttate di passion fruit e frutti di bosco. Si presta bene per IPA di stampo moderno e dal tocco esotico e tropicale, molto valido anche per New England IPA e birre dove l'aroma deve prevalere sull'amaro e dove si vogliono privilegiare sentori più fruttati. Derivato da un incrocio tra Simcoe e Nugget operato dall'Hop Breeding Company, troviamo il celebre Mosaic. Commercializzato dal 2012, ha riscosso immediatamente un gran successo, raggiungendo il suo predecessore classificandosi come il quarto più coltivato nel 2025. Disponibile anche in formato cryo, come il Simcoe è ottimo in bollitura per l'amaro morbido che è in grado di conferire, ma ancora di più in aroma e dry hopping, dove spicca il mosaico di aromi da cui prende il nome, che va dal resinoso erbaceo al floreale con note di mandarino, fino ai caratteristici sentori fruttati che ricordano mango e ananas. Come per il Simcoe si apprezza molto in tutte le IPA di stampo americano moderno, partendo dalle session come singolo luppolo e ancora di più nelle IPA più fruttate e succose come le New England IPA.
In commercio dal 2014, denominato Equanaut o Equinox, divenuto in breve tempo tra i 10 più coltivati. È un luppolo ambivalente ma prevalentemente orientato all'uso in aroma per il gran contenuto di oli essenziali e lo spettro molto ampio che va dall'agrumato al tropicale con sentori di papaya e sfumature erbacee di eucaliptus, disponibile anche in luppolina. Si presta benissimo come singolo luppolo in birre luppolate moderne e dal carattere tropicale fruttato, ma anche in birre sour. Rilasciato nel 2018, frutto di un incrocio con un selvatico del New Mexico, troviamo il Sabro, luppolo ambivalente che dona un amaro morbido, ricco di oli che donano un ampio spettro di aromi da sentori fruttati di mandarino e pesca a sentori tropicali e di cocco. Si trova anche in formato luppolina. Per la sua grande espressività si apprezza bene come singolo luppolo in birre luppolate di stampo moderno. Un'ultima varietà più recente e molto interessante, che è stata sapientemente studiata, è il Pato, denominato anche HBC 682, sviluppato dall'Hop Breeding Company a partire da un inglese del Way College. È un luppolo super alfa, ma sviluppato per avere un profilo più gentile ed equilibrato. Dopo tanti anni di luppoli con aromi intensi ed estremi, che hanno catturato velocemente tanto interesse, ma che poi in bocca possono risultare troppo invadenti o sgraziati, si è deciso di sviluppare un luppolo più gentile. Oggi è il 7° luppolo più coltivato negli USA. In bollitura il Pato dona un amaro morbido e in aroma esprime sentori erbacei, terrosi e legnosi con un tocco di resinoso. Si presta molto bene in birre che richiedono un elevato quantitativo di IBU ma senza risultare invadenti come Double Imperial IPA ed American Barley Wine. Ci sono altre varietà che non ho potuto trattare e tante altre che vengono continuamente sviluppate e messe in commercio che ancora non conosciamo pienamente, come il Crush, Dolcita e Vera, messi in commercio nel 2025 e dei quali probabilmente sentiremo parlare nei prossimi anni. Un video molto lungo oggi, è stato veramente difficile fare una sintesi tra le varietà americane, ce ne sono davvero tante e molte, pur condividendo dei tratti comuni, si apprezzano per delle caratteristiche veramente peculiari. È davvero impressionante constatare come nel giro di 50 anni decine e decine di luppoli nuovi abbiano rivoluzionato il palato di birrai e di appassionati, portando alla nascita di nuovi stili di birra e contribuendo alla rinascita e alla diffusione del panorama mondiale della birra craft. Fatemi sapere sotto nei commenti le vostre impressioni, domande o dubbi su questi luppoli o su altre varietà che non ho citato. Adesso manca un'altra area geografica per completare i video sui luppoli, che sarà quella dell'area pacifica, in particolare tra Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Se il video vi è piaciuto, per supportare questo canale vi invito a lasciare un like, dei punti hype e a iscrivervi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.